Foscari. La professoressa è ordinaria di glottologia e linguistica appunto in università. Ca' Foscari di Venezia, è autore di più di 160 pubblicazioni scientifiche. Non leggo tutti gli incarichi e le posizioni accademiche perché è una lista di 2 pagine, tra cui 2 monografie, ed è anche responsabile della redazione della rivista di epigrafia italica, sezione di studi etruschi. Abbiamo con noi il professor Beppe Sassatelli, che è il direttore appunto dell'istituto, presidente dell'istituto per gli studi etruschi. La professoressa ci introdurrà, come per le volte scorse, ci farà una introduzione proprio sul Venetico questa sera, e poi come sempre apriremo le domande. Per cui ci fa molto piacere che molte persone appunto facciano domande, perché per noi è proprio una conversazione. Bene, grazie. Allora, se permettete, la conversazione la facciamo da seduti. Sono molto grata alla Fondazione per questa occasione che mi permette di conoscere. Intanto di accendere il microfono. Credo così. Funziona? Sì, funziona. Di conoscere da vicino questa realtà veramente interessante, e devo dire, ho fatto solo una rapida toccata in fuga, ma devo dire il museo e le esposizioni sono veramente colpiscono davvero per quello che si capisce che c'è sotto, non tanto per i materiali quanto per lo spirito che evidentemente informa. E ringrazio perché ho l'occasione di parlare a un pubblico che vedo molto numeroso e che spero di non annoiare su una degli ambiti linguistici e per quanto posso anche culturali dell'Italia antica. Io sono, a differenza dei relatori che mi hanno preceduto, non sono un'archeologa, anche se lavoro a stretto contatto con gli archeologi per le ragioni che potete immaginare, ma mi occupo di linguistica, quindi sarà forse un pochino più tagliato sulle lingue, anche se vi prometto che cercherò di evitare tecnicismi e tutti quegli aspetti che fanno considerare noi linguisti, guardo un caro collega che mi ha fatto il piacere di venirmi a sentire, che ci fanno considerare a volte, come dire, astrusi, poco chiari e scarsamente comprensibili. Ecco, speriamo di no. In ogni caso sono naturalmente a vostra disposizione poi per qualsiasi domanda. Io ho preparato un po' di materiali da far vedere, chiedendo però a chi mi modera, non so di chi si tratti, di avvisarmi quando manca qualche minuto al termine del tempo che mi è concesso, perché non vorrei sforare portando via tempo. Allora, il tema su cui vorrei appunto parlarvi questa sera è il Venetico, che è uno dei tanti ambiti linguistici in cui è articolata l'Italia antica in fase preromana, sostanzialmente nel primo millennio a.C., prima della conquista romana. Come vedete in questa slide piuttosto brutta, ma vi prego anche di scusare, non sono molto pratica nella grafica e nelle presentazioni, però già solo questo insieme di colori diversi dà una indicazione sulla numerosità e anche la diversità delle lingue che nell'Italia precedente alla romanizzazione erano parlate nelle diverse aree dell'Italia e rapportate a diverse culture locali. Naturalmente quando parlo di culture locali ne parlo sì in termini a questo punto archeologico, con cultura si intende
il complesso della facies non solo materiale, ma anche di tutto quello che a questa è naturalmente legata, e quindi dall'organizzazione della società all'organizzazione di carattere, diciamo così, politico-istituzionale, il pensiero religioso, la cultura e all'interno di questa la scrittura e, cosa per me molto importante, la lingua sottostante. Avete già avuto occasione di sentir parlare di lingue che non fanno parte della famiglia indoeuropea, come l'etrusco e il retico, però da quello che ho capito anche una occasione di fare venire a contatto, per chi non l'avesse ancora conosciuto, con una delle lingue italiche o sabelliche, lingue dell'Italia centrale, nella relazione sul Piceno, che è uno dei miei grandi amori giovanili. Ecco, se avete presente i monumenti piceni, le iscrizioni picene, l'articolazione, vi prego di dimenticarli, perché tranne qualche eccezione andremo a vedere un ambito che dal punto di vista linguistico, testuale e delle iscrizioni è in qualche misura più modesto, però spero che ci siano ugualmente ragioni di interesse. Non sono un'archeologa, quindi non mi sento di fare una illustrazione specifica sulla cultura dei Veneti antichi. È una cultura che, alla pari di altre dell'Italia preromana, vede le sue prime, diciamo così, radici in una facies non ancora identificabile come veneta, definita infatti proto-veneta tra l'XI e il X secolo avanti Cristo, prima, un po' prima appunto del passaggio al secolo successivo, in una millennio, scusate, successivo, soprattutto in aree, e vediamo se riesco a puntare, soprattutto in questa area dove si concentravano attività di tipo commerciale e produttivo, dal momento che si trattava di un'area all'incrocio di una serie di direttrici. Il Veneto ha, dal punto di vista territoriale, notevoli potenzialità da questo punto di vista. Le aveva, come le ha anche adesso, è affacciato sul mare, quindi a diretto contatto con la realtà del mondo greco, del mondo egeo, del Mediterraneo, è attraversato da fiumi che costituiscono collegamenti in senso sia est-ovest, e qua mi limito a ricordare il corso del Po, anche se territorialmente il Po nell'epoca della cultura veneta è etrusco e non è veneto, ma ha anche altri corsi che sono particolarmente importanti, ad esempio il corso dell'Adige, che mette in comunicazione con le aree dell'Europa centrale, e dall'altra parte altri fiumi. Segnalo solamente il corso del Piave, che ugualmente mette in contatto con aree di passaggio verso il nord. La cultura veneta si configura e si consolida nelle sue caratteristiche tra IX e VIII secolo. Con l'VIII secolo già si può parlare di una cultura dei Veneti antichi, con una propria facies, con una propria individualità senza dubbio. Dal punto di vista territoriale, tuttavia, bisogna fare qualche precisazione, ma già avrete presente che quando si parla di Veneti, la cultura materiale e anche l'aspetto della lingua non corrisponde pienamente a quello che è il Veneto attuale, inteso come regione attuale, in quanto la parte
come ho detto, la parte più meridionale, diciamo sud del corso dell'Adige, non vede insediamenti veneti dopo appunto la fase protoveneta, e la pedemontana veronese e vicentina è pertinente alla cultura dei reti. Quindi, diciamo così, il Veneto nelle province di Verona e Vicenza si limita alla parte di pianura, poi c'è la parte prealpina e alpina, il corso del Piave a cui facevo riferimento, e ci sono anche manifestazioni più a est nell'area dell'attuale Friuli e Venezia Giulia, fino ad arrivare a alcune manifestazioni oltre l'attuale confine nella parte dell'Istria e della Slovenia, anche se molto più contenute e limitate. I centri principali della cultura veneta dal punto di vista della cultura appunto materiale e, come vedremo, anche delle iscrizioni sono Este, attualmente è una cittadina in provincia di Padova, da cui sono venute forse le più importanti, certamente le prime manifestazioni di cultura materiale attraverso scavi scientifici sistematici nella seconda metà dell'Ottocento. Tanto è stato l'impatto di questi ritrovamenti, di questi scavi, che per molto tempo la cultura dei Veneti è stata definita cultura atestina, dal nome della città, Ateste, antico nome di Este. Poi si è parlato di cultura paleo-veneta, da qualche decennio abbiamo dismesso questo paleo che fa un po' di confusione e parliamo di Veneti antichi. Ma senz'altro non inferiore per importanza rispetto a Este è la città di Padova, una città che manifesta abbastanza precocemente una fisionomia e una organizzazione urbana, e che da alcuni indizi possiamo immaginare un po' come la capitale economica, la capitale diciamo in cui si manifesta il maggiore dinamismo rispetto a Este, che invece, come vedremo, ha forse in qualche misura una priorità più di tipo direi sacrale, o comunque legata alla sfera dei santuari. Altre città importanti per i Veneti antichi sono Oderzo, Vicenza, anche se di Vicenza abbiamo molto meno, nell'area della pedemontana Montebelluna, che si sta manifestando nei ritrovamenti degli ultimi decenni, e lungo il corso del Piave in Cadore alcuni siti molto interessanti, non tanto di insediamento, sono zone in cui gli insediamenti non sono facili per ovvi motivi, quanto per le evidenze di natura cultuale, cioè alcuni luoghi di culto particolarmente importanti. Come conosciamo i Veneti antichi? Le fonti sono le fonti tradizionali, diciamo così, per la conoscenza delle civiltà dell'Italia preromana. Gli autori antichi, cioè le fonti antiche, gli scrittori greci, gli scrittori latini, che ci hanno parlato dei Veneti, ce ne hanno parlato, però devo dire purtroppo in maniera abbastanza avara. Non conosciamo moltissimo dalle fonti. In linea di massima abbiamo questi tre filoni possibili, una serie di notizie sulle origini dei Veneti, in cui la critica ha dovuto decostruire una serie di ipotesi, ad esempio l'arrivo dei Veneti dall'Asia minore, perché si intrecciavano temi che parlavano di origine, dell'origine troiana dei Veneti, in quanto la saga mitica del fondatore di Padova, Antenore,
aveva poi intercettato qualche citazione omerica che avrebbe messo dei Veneti, meglio degli Eneti, in relazione alla guerra di Troia. Al di là di questo aspetto delle origini, le fonti ci raccontano una cosa: dei Veneti, che erano molto bravi nell'allevamento dei cavalli. I cavalli sono un topos per la cultura veneta. Troviamo cavalli ovunque, evidentemente oltre che l'aspetto economico era anche un animale simbolico. Abbiamo delle descrizioni geografiche del territorio, soprattutto Strabone ne parla, e qualche scarsa notizia sulla cultura, di cui una, se abbiamo tempo, costituirà la chiusa di quello che dirò. Naturalmente l'aspetto più importante, l'aspetto più rilevante delle nostre conoscenze viene dato dalle fonti archeologiche, dalla cultura materiale. La cultura materiale è molto ricca, molto varia. Mi spiace di non avere il tempo, probabilmente neanche le competenze per illustrarvela, ma se ci saranno domande professor Sassatelli saprà bene fare la mia parte in questo caso. E poi importante per quanto mi riguarda, ma perché credo veramente che lo sia, l'aspetto delle fonti epigrafiche, cioè dei testi di lingua. I testi di lingua che, come dire, pur nella loro organizzazione di solito limitata, di solito contenuta, però portano una serie di dati, una serie di notizie che sono di grande importanza per la ricostruzione della fisionomia di questa società, di cui appunto ricordo non abbiamo descrizioni e non abbiamo fonti antiche, se non in misura molto molto limitata. Una prima, rapidissima illustrazione di alcuni materiali. Non parlo di cultura materiale, come vi ho detto, se non per mostrarvi alcuni oggetti che sono un po' esemplificativi. Come sempre in queste culture la parte del leone viene fatta dai materiali di necropoli e dai materiali da luoghi di culto. Per quanto riguarda le necropoli, i corredi che noi abbiamo, i corredi tombali che abbiamo, manifestano anche una certa ricchezza, anche una certa, soprattutto ovviamente nelle fasi più antiche. Uno degli aspetti particolari, peculiari del Veneto è la partecipazione a quella forma di manifestazione artistica, meglio diremo di alto artigianato, che è la cosiddetta arte delle situle, che si estende dall'Emilia, da Bologna fino alla Slovenia, e che consiste nella produzione di bronzi figurati a sbalzo, di cui qua vedete l'esemplare veneto più importante, che è una situla di VII secolo dalla necropoli Benvenuti di Este. Come vedete, una figurazione che, al di là di una come dire, apparente narrazione e decorazione, è invece portatrice di significati simbolici, forse anche istituzionali, di tutto rilievo. Qualche esempio di corredo tombale, ancora a destra abbiamo oggetti che vengono da est, a sinistra da Padova. Come vedete la bronzistica ha un particolare rilievo. Qui abbiamo una
bella tomba, però è un'eccezione, nel senso che è di notevolissima ricchezza, una tomba di fine IV secolo, ritrovata a Este con una grande dovizia di materiali, e qualcuno forse di qualcuno riusciremo a parlarne. Per quanto riguarda i materiali dei luoghi di culto, facciamo subito una precisazione: parliamo di luoghi di culto, noi parliamo anche di santuari, però non dovete immaginare santuari di tipo monumentali. I veneti non hanno templi con le colonne, con i timpani, con i fregi. Quelli che noi definiamo santuari sono luoghi di culto delimitati, attrezzati, organizzati, sacralizzati, in cui si svolgono i riti, in cui si fanno i sacrifici, in cui si prega, in cui i devoti portano le offerte alla divinità. In questa situazione quello che è rimasto è soprattutto questa parte, cioè la parte dei votivi che vengono portati alla divinità. Nei luoghi di culto dei Veneti quello che possiamo dire è che ogni luogo di culto ha la sua divinità. Non sappiamo se esisteva un pantheon, ma certamente non abbiamo assolutamente divinità di tipo olimpico, e questo è ovvio anche per l'Italia del VII-VI secolo. Non abbiamo probabilmente, almeno non abbiamo ancora notizie di divinità comuni a più siti. Ogni sito, ogni santuario, direi, ha la propria divinità. Come vedete, i materiali votivi sono molto spesso l'autorappresentazione del devoto, che si rappresenta come devoto, come offerente, come guerriero, come cavaliere e così via. Non esistono immagini della divinità, le divinità non vengono rappresentate, le raffigurazioni sono solo le raffigurazioni dei devoti, spesso anche sulle lamine di bronzo che, come vedete, portano. Queste sono da Este, quella l'ultima, questa invece è da Altino. Come vedete abbiamo teorie di cavalieri, teorie di uomini, di donne, singole immagini, e in questi materiali vedremo che compaiono appunto anche le iscrizioni che accompagnano il dono, non in questi materiali, ma vedremo in quali. Naturalmente non posso non dire qualche parola, ma veramente qualche parola, sulla lingua dei Veneti. Prima il mosaico delle lingue dell'Italia antica che avete visto ha alla base come minimo diverse famiglie linguistiche. L'etrusco e il retico li lasciamo da parte con un problema di classificazione, se vogliamo ancora ritenerle un gruppo linguistico isolato va bene. La grande maggioranza delle lingue dell'Italia antica appartiene alla famiglia linguistica indoeuropea, di cui qui vedete una illustrazione assolutamente fantasiosa, ma l'ho fatto apposta, assolutamente fantasiosa e anche sbagliata da un certo punto di vista, ma non importa, perché la ricostruzione anche, come dire, grafica d'albero genealogico della famiglia indoeuropea è tutt'altro che scontata. Però interessa questo: il venetico è una lingua che fa parte di una famiglia linguistica dei cui membri si è riconosciuta la parentela, e che da una più o meno da 250 anni, 230 anni più o meno, è stata come dire, riconosciuta
all'insegna di una comune protolingua. Al momento vi prego di farmi grazia nel parlarvi dell'indoeuropeo, che è un tema complessissimo. Quello che possiamo solo dire e che ci serve è che il venetico è una lingua che ha accertata la parentela con le altre lingue indoeuropee, e quindi questa parentela ci dà la possibilità di un confronto e di un utilizzo delle altre lingue anche per l'interpretazione di questa. All'interno del fronzuto qui albero delle lingue indoeuropee, il venetico si colloca in un ramo che potremmo dire latino e italico, anche se per molto tempo questo non è stato riconosciuto, una prossimità, se dovessimo indicare una lingua, una particolare prossimità probabilmente con il latino. Il che non vuol dire che sia immediato e trasparente il confronto, però aspetti grammaticali che sono quelli importanti portano in questa direzione. Quindi il venetico che cos'è? Il venetico è una lingua indoeuropea, quindi con i caratteri noti, come quelli delle lingue classiche, una lingua flessiva, una lingua con una serie di casi, che sono più o meno quelli del latino, anche se non in tutte se non esattamente così, una lingua che però soffre di quella che è il limite della sua documentazione. La documentazione è una documentazione molto limitata. È una documentazione limitata sia per tipologia dei documenti che proprio per dimensioni dei documenti. Come vedremo, le iscrizioni sono iscrizioni molto spesso ripetitive, in cui quindi gli schemi si ripetono, le parole che si possono ricavare sono veramente poche, tanti nomi propri, ma purtroppo poche parole. È una lingua che conosciamo per frammenti, appartiene a quella categoria che viene definita in linguistica lingue di frammentaria attestazione, e cioè lingue Restsprachen o Trümmersprachen, come le chiamano i tedeschi, cioè di cui abbiamo frammenti. Come io dico sempre, se immaginate una lingua come un puzzle, noi abbiamo solo qualche tessera qua e là. Il problema è naturalmente quello di ricostruire il quadro intero, cosa che molto spesso non è possibile. Diciamo che per quanto riguarda l'interpretazione, le iscrizioni assolutamente formulari si capiscono senza difficoltà. Quando si va fuori da questo, ecco, allora le difficoltà lì cominciano, come vedremo, in un caso. Allora, in questo panorama di puntini dell'Italia settentrionale vedete invece riproposto lo schema, uno schema di varietà, per cui abbiamo, per cui abbiamo l'area celtica nella parte dell'Italia dove siamo ora, nord-occidentale, abbiamo il gruppo delle iscrizioni comune, abbiamo le iscrizioni retiche sostanzialmente lungo la valle dell'Adige nel territorio che vi dicevo. A sud del Po, praticamente quasi solo a sud del Po, abbiamo le iscrizioni etrusche, e questa è l'area, qui è andato un po' fuori l'estensore della carta, e questa è l'area delle iscrizioni venetiche, di cui vi do qui, amo molto le cartine anche se non le so fare, una distribuzione che vi fa vedere dove sono concentrate gli insiemi più importanti. Este, Padova, che vi ho già citato, importante anche Altino, che nota come città romana, ma negli ultimi decenni ha invece restituito il suo passato veneto.
e Altino era almeno nella fase di VII, V secolo, era il porto di Padova, la proiezione di Padova sul mare. E poi Oderzo, Montebelluna e queste aree di montagna di cui vi parlavo. Allora, qualche dato: le iscrizioni sono 500-550, poi c'è qualche centinaio più o meno di frustoli, vanno dalla metà del VI secolo a.C. fino alla fase di romanizzazione e di romanità, quindi fino al I secolo avanti Cristo, forse anche dopo, ma non ne siamo sicuri. I supporti su cui sono posate, sono apposte le iscrizioni, sono naturalmente i supporti materiali non deperibili, quindi la tipologia è quella consueta: pietra, metallo, ceramica, qualche altro materiale duraturo. Dell'alfabeto parleremo subito. L'alfabeto è un alfabeto derivato dall'alfabeto etrusco. Nella fase più tarda della cultura veneta viene utilizzato anche l'alfabeto latino per scrivere la lingua venetica. Le funzioni sono anch'esse le funzioni, come dire, classiche delle iscrizioni di queste culture, e quindi iscrizioni funerarie, iscrizioni votive, cioè tutto quello che è destinato a durare, a perpetuarsi, e iscrizioni pubbliche che devono essere fissate, di cui non abbiamo molto, ma qualche caso particolarmente interessante. Bene, le edizioni sono edizioni purtroppo ampiamente datate, quindi non aggiornate. Spero sempre un anno o l'altro di farcela. In compenso ho indicato una mia sintesi che si trova online, quindi per chi avesse insane curiosità sulla lingua venetica. L'alfabeto. Io so che in queste conversazioni siete particolarmente interessati agli aspetti alfabetici. L'alfabeto, per quanto riguarda il Veneto, è un portato, come succede per la grande maggioranza delle culture dell'Italia antica, un portato degli Etruschi, della cultura etrusca. Se vedete le forme, in realtà non differiscono poi molto da quelle dell'alfabeto etrusco. Qui ci sono diverse versioni perché c'è una fase più antica, un po' unitaria, e poi delle fasi posteriori alla fine VI, inizio V secolo, con qualche differenza locale. Se le forme non sono molto diverse dall'alfabeto etrusco, perché si parla di un alfabeto venetico? Perché, come in tutti i processi di trasmissione dell'alfabeto, c'è stato un profondo adattamento dell'alfabeto etrusco per adeguarlo alle esigenze della lingua veneta. Gli Etruschi possedevano senz'altro un corpus dottrinale che consentiva di trasmettere i segni necessari, anche se le iscrizioni etrusche non li utilizzano. Sapete che tra l'organizzazione dei suoni della lingua etrusca e quella delle lingue indoeuropee ci sono alcune differenze di un certo rilievo. Senza entrare nei dettagli, noi vediamo ad esempio che l'ambito delle vocali in etrusco è ripartito in 4 vocali. Le lingue indoeuropee ne hanno come minimo 5 come timbro. Poi entra anche la lunghezza, poi entra anche qualche altra complicazione, ma non importa. Ma al di là dell'attingere, diciamo così, dei segni per notare questo, si poteva fare benissimo, gli Etruschi conoscevano gli alfabetari completi,
L'adattamento è anche quello dell'utilizzo di certi segni per determinati suoni. Un altro elemento che differenzia notevolmente la fonologia, cioè l'organizzazione dei suoni della lingua etrusca rispetto alle altre lingue indoeuropee, ad esempio, si dovrebbe dire l'opposizione nella serie delle consonanti, cioè, detta in termini molto più poveri, gli etruschi non utilizzavano nella loro grafia, e quindi evidentemente era un aspetto che rifletteva la lingua, le sonore b, g, d. Per questi suoni, che sono invece importanti nell'organizzazione delle lingue indoeuropee, del venetico in particolare, bisogna quindi trovare delle soluzioni. Qui le soluzioni sono quelle di usare ad esempio per la B il segno per Fi, per la G il segno per Chi, mentre un pochino più complicato è l'opposizione della dentale sonora D e della dentale sorda T, che vi segnalo solo perché su questi due segni come dire, diventano questi due segni una sorta di fossile guida, direbbero gli archeologi, per circoscrivere abbastanza, anche se non completamente, sia la cronologia delle iscrizioni sia la loro provenienza. Vediamo subito qualche esempio, non parlo adesso delle iscrizioni, solo dell'aspetto grafico. Questa è l'iscrizione più antica che può essere datata. La coppa è stata datata alla prima metà del VI secolo, quindi diciamo più o meno l'iscrizione no, l'iscrizione andrà sulla metà del VI secolo. Vediamo già alcune caratteristiche della scrittura venetica, ad esempio il sinistrorso, che però non è esclusivo, abbiamo ugualmente iscrizioni in destrorso, cioè questa da destra a sinistra, che è il verso prevalente, abbiamo anche da sinistra a destra. Erano molto flessibili i veneti per la disposizione dell'alfabeto, della scrittura, dipende dal supporto. Questa ad esempio è a biaulosso, come si dice, cioè o circolare. Abbiamo il bustrofedico non rovesciato, abbiamo iscrizioni in verticale, quindi la disposizione è abbastanza libera. Un'altra caratteristica è la scriptio continua, cioè le parole non sono divise dall'interpunzione. E quindi bisogna dividerle se vogliamo interpretare, ma anche qua i testi formulari risultano abbastanza facili. Questa è la realizzazione dei due segni per T e per D, che in questa coppia indicano una cronologia abbastanza antica. Sui dettagli glisso, perché sono oltretutto abbastanza noiosi, oltre che complessi. Qui qualche esempio invece di scrittura più a partire dal VI secolo. In alto abbiamo una iscrizione di Este, in basso una iscrizione di Padova. In questo periodo entra un fenomeno molto tipico per la scrittura venetica, anche se non è di origine venetica, che viene definito puntuazione. Vedete all'interno delle iscrizioni che ci sono dei punti, vedete? Ecco, questi punti non separano le parole, non separano parti grammaticali, sono legati a una determinata struttura della sillaba. Questo mettere punti è anch'esso un portato degli Etruschi, che gli etruscologi qui presenti mi diranno se sbaglio, va
attribuito probabilmente a una innovazione della scuola scrittoria del Santuario di Veio, di Portonaccio. Perché parliamo di scuola scrittoria? Perché vedremo che la puntuazione è legata all'insegnamento della scrittura. Quindi in Veneto a un certo punto è stato portato una nuova tecnica di insegnamento che implicava mettere questi punti per imparare a costruire bene le sillabe. Poi cosa succede? Gli Etruschi abbastanza rapidamente in Etruria, un pochino più a lungo in Campania dove l'avevano portata, però abbandonano la puntuazione che non serve a niente oggettivamente una volta che si è imparato a scrivere. Invece i Veneti la mantengono proprio come tradizione di scrittura, e tant'è vero che rimarrà fino alla fine della tradizione veneta. Addirittura ci saranno iscrizioni in alfabeto latino che proseguono, ma poi vedremo, se abbiamo tempo, più da vicino cos'è questa puntuazione. Qui mi sono limitata a far vedere che ci sono due lettere diverse che sono i tormentoni delle consonanti T e D, che per esempio differenziano Este e Padova. Non facciamoci trarre in inganno dal fatto che c'è un segno X in tutti e due gli alfabeti, perché nei due alfabeti ha un valore diverso. Quindi è la coppia che dobbiamo vedere come significativa. Ad esempio trovare questi già ci dice iscrizione di pertinenza di Padova, iscrizione di pertinenza di Este. Rapidamente vediamo allora queste iscrizioni. Le categorie appunto sono funeraria, votiva, pubblica, poi c'è qualcos'altro ma queste sono le più importanti. Le iscrizioni funerarie sono iscrizioni di solito molto semplici, portano il nome del defunto al dativo perché è inteso come destinazione, probabilmente la destinazione del monumento funebre, quindi per il tale, al tale, e molto spesso seguono quella tipologia di testi che viene definita iscrizione parlante, di cui probabilmente avrete visto esempi in etrusco. È una finzione testuale per cui l'oggetto parla in prima persona. Importante, interessante, non abbiamo tempo di soffermarci, è una modalità testuale che già i greci conoscono, quindi arriva assieme all'alfabeto, arriva assieme all'insegnamento di come fare i testi. Le iscrizioni funerarie portano spesso questa formula parlante, cioè dicono ego, io. Io, sottinteso sono il monumento funebre per il tale. Qualche volta c'è un riferimento al monumento funebre stesso, con questa parola ecupetaris che ha una lunga storia dietro, ma che diciamo di massima dovrebbe indicare il monumento funebre, meglio monumento funebre di una certa classe sociale, perché sono elevati i personaggi, così si definiscono. Una breve semplice iscrizione funeraria, questo è un cippo che è il tipico monumento funerario di Este, cippo di pietra, tronco piramidale, come vedete da infiggere nel terreno. L'iscrizione corre in una o due facce in verticale, cioè in realtà in orizzontale, ma l'effetto poi è quello del verticale. Vedete l'alfabeto, vedete la puntuazione. In questo caso abbiamo un bustrofedon con rovesciamento, quindi sinistrorso, poi si capovolge, ancora sinistrorso. L'iscrizione è tipo parlante con ego e ha una struttura, come vi dicevo, molto semplice. È l'epitafio di una donna
La terminazione nei due nomi è ai, che è la terminazione del dativo singolare femminile. Io, sottinteso, sono per fucsia voltiomnina. Qui abbiamo un nome femminile. I veneti hanno una formula onomastica standard, diciamo così, che comprende due nomi, un nome individuale, un nome personale, e un altro nome che è morfologicamente un derivato. Il derivato per gli uomini è un derivato in io ed è un derivato dal nome del padre, quindi è un patronimico. Niente di strano, pensate alla Roma più arcaica e a Numa Pompilio, che è un Numa figlio di Pompilo. Per le donne abbiamo questa derivazione in na, che è abbastanza probabilmente da riconoscere come derivato dal nome del marito. Quindi qui avremo una fucsia moglie di Voltiomno. Un po' più complicato, perché poi ci sono anche tante altre modalità di di attribuire i nomi, ma diciamo una formula onomastica binomia. Il tipico monumento funerario di Padova sono invece le stele figurate e iscritte. Come vedete, stele di pietra, lastre di pietra da infiggere nel terreno, a segnacolo della tomba forse, in cui abbiamo uno specchio figurato con una varia figurazione, il viaggio agli inferi, di solito sul carro trainato dal cavallo, ma anche cavalieri, guerrieri e così via. In un altro caso vedremo un'altra figurazione, e l'iscrizione si pone attorno alla figurazione nella cornice, seguendo 1, 2, 3 o 4 linee. Anche qui l'iscrizione è molto facile da interpretare, molto semplice. Come vedete, qui abbiamo una scena di commiato, è abbastanza particolare, è l'unica che c'è, l'iscrizione che corre sui due lati, e abbiamo un'iscrizione parlante, ego, e quindi ego ecupetaris pupone Iraco. Io sono il monumento funebre per Pupone Iraco. Quindi, come vedete, una casistica delle iscrizioni funerarie abbastanza semplice, abbastanza limitata. Qui vi ho mostrato solamente i cippi e le stele di pietra. In fase non ci sono solo questi, abbiamo anche situle, oggetti di bronzo che possono essere o meno il cinerario dove venivano raccolte le ceneri del defunto. In epoca più vicina alla romanizzazione, cioè III, II secolo, molto spesso abbiamo invece i vasi ossuari, i vasi che contengono i residui della combustione, che portano il nome del defunto. Ecco un altro esempio, ma anche qua vedete il formulario non cambia. Qui abbiamo 3 nomi, giusto perché prima vi ho detto la formula era binomia, qui ne abbiamo subito 3, ma la casistica è molto variegata. Questa tradizione delle stele funerarie patadine arriva fino all'età romana. Qui vedete un bel esemplare di stele che mescola, intreccia in maniera quasi indissolubile elementi della tradizione veneta ed elementi di romanità. Ad esempio, la scena del viaggio agli inferi sul carro con i cavalli è tipicamente veneta. L'abbigliamento della donna è veneto, vedete, con questa specie di polos in testa, il mantello, quello che viene definito lo zendale, ma gli uomini sono vestiti con abiti romani, gli uomini hanno la toga.
L'iscrizione è un'iscrizione in alfabeto latino e ha anche una struttura, diciamo così, latina, ad esempio la formula onomastica dell'uomo. La formula onomastica della donna invece è un nome tipicamente locale, tipicamente venetico, e poi resta questa parola ecupetas, che è quello ecupetaris di prima, quindi l'indicazione del monumento funebre. Io vado avanti fino a quando non mi abbattete, quindi fatemi sapere. Rapidamente vediamo ora le iscrizioni votive. Il formulario delle iscrizioni votive standard è anche questo, abbastanza limitato. Il nome del dedicante, cioè il nome di chi fa l'offerta alla divinità, al nominativo. Poi abbiamo un verbo votivo, un verbo che è dare, donare, offrire, portare e non molto più di questo. Di solito alla terza persona singolare, al massimo plurale, per cui dei verbi la terza persona conosciamo e fine, tanto per darvi un'idea della frammentarietà di quello che conosciamo di questa lingua. Qualche volta abbiamo il nome dell'oggetto donato, in qualche caso come riferimento, in molti casi invece parlante, cioè dice me, mi donò, è il corrispettivo parlante della formula che abbiamo visto per il funerario. Il nome della divinità, al dativo o all'accusativo, anche questa con verbi di dono, in qualche caso il beneficiario, cioè l'individuo per cui il devoto fa l'offerta, di solito naturalmente un familiare, e alcune locuzioni di scarsa comprensibilità, che però sono locuzioni che ritroviamo, ad esempio, quelle tipo del latino, libens merito e così via, un po' standardizzante. Allora, la coppa che abbiamo visto prima, adesso la vediamo nella sua contenuto. Qui io ho dato quasi sempre, poi a un certo punto ho smesso, mi sono stufata, una doppia trascrizione per farvi vedere la differenza tra la trascrizione diplomatica e quella interpretativa. Cioè nella trascrizione diplomatica si ripropongono i segni esattamente come sono, senza interruzione, con il loro valore, diciamo così, teorico, meglio etimologico. Poi si deve fare una trascrizione interpretativa assegnando i valori di tipo fonologico, fonetico-fonologico e dividendo le parole. Questa iscrizione è, ripeto, l'iscrizione più antica, non ha i punti perché è precedente all'introduzione della puntuazione, è un'iscrizione votiva, voi vedete il verbo donasan, donare, e qui è esattamente come il latino, quindi su questo non ci sono problemi. Questa è una terza plurale, scusate. Abbiamo 3 nominativi, quindi abbiamo 3 uomini, 3 individui che donano, dopodiché abbiamo un accusativo, questo metlon, che probabilmente si riferisce all'oggetto donato, ma che cosa voglia dire è un problema. È un problema perché non che non si possano fare le etimologie, avendo la possibilità di confronto e comparazione con le altre lingue indoeuropee, le etimologie si possono fare, sperando che siano corrette naturalmente, ma sono sempre possibili. Il problema è che intanto ci può essere più di un'etimologia corretta, perché ci sono diverse possibilità ricostruttive, e non solo l'etimologia può essere più di una, ma i significati sono significati sempre generali, cioè l'etimologia dà una semantica generale, non dà il significato specifico di quella parola. Quindi ci limitiamo qui qualche volta a dire riferimento all'oggetto donato. Qua è una interessante, bella se è vera, ma penso proprio di sì, interpretazione di queste forme al conno e ordionte
in cui si sono visti i destinatari divini e indoeuropeisti ma anche grecisti vedono subito che il caso in cui vengono flessi questi nomi è un caso un po' strano, perché è un duale, meglio, il numero in cui è flesso, sono flessi questi nomi è un duale, che è una categoria di numero che il latino non ha, ma il greco sì, che indica le entità che vanno a coppia, gli occhi, le mani, i gemelli e così via. Allora, quale sarà l'entità divina che può andare a coppia? Ho menzionato i gemelli, con tutta probabilità sono proprio quelli, cioè Castore e Polluce, ovvero sia i Dioscuri. Ci sono anche altre ragioni per identificare i Dioscuri in questo teonimo, ma non ve ne parlo. Una bella e tipica caso di documento venetico sono questi oggetti legati alla scrittura. Allora, qui siamo a Este, in uno dei santuari di Este ha almeno 4 luoghi di culto, nel più importante, quello dedicato a una divinità che per brevità chiamiamo Reitia, ma in realtà ha più nomi, una divinità femminile. In questo santuario sono stati trovati degli oggetti ex voto, cioè votivi, legati alla scrittura, cioè 2 categorie che sono le cosiddette tavolette alfabetiche. Qui ne vedete una molto bella, quelle molto belle sono solo 2, il resto sono molto frammentate, e gli stili scrittori. Allora, gli stili scrittori sono abbastanza evidenti, questi sono riproduzioni in bronzo non funzionali, però imitano quelli che erano gli strumenti che si usavano per scrivere. Gli stili avevano la punta per incidere la cera, o anche altro, però sono, diciamo, incidere la cera, e dietro avevano una spatola per cancellare. In questo santuario sono state ritrovate centinaia di stili di tutte le dimensioni, 20-25 di questi portano anche un'iscrizione votiva. Le tavolette alfabetiche sono una questione un pochino più complicata. Le tavolette alfabetiche sono la riproduzione in bronzo di oggetti che dovevano servire a imparare a scrivere, perché queste tavolette portano un esercizio di scrittura. Naturalmente queste che ci sono arrivate sono tavolette di bronzo fatte per essere oggetti votivi e quindi un pochino diversificate rispetto agli originali, e soprattutto con la presenza di una iscrizione votiva. Allora, vediamo ad esempio un paio di iscrizioni su stili, ma ve ne do solo 2. Questa iscrizione parlante, anche questa, quindi andiamo a cercare il soggetto. Il soggetto è questa Egetora, che è un nome femminile. Le dediche sugli stili sono tutte di donne, sono solo femminili. Egetora, Donasto Mego, donò me, oggetto iscrizione parlante. Sainate, Ireitia e Porai, questi sono i 3 nomi con cui è nota la divinità, di solito è abbreviato in Reitia, ma quindi Assainate, Reitia, Pora, e poi c'è anche una parte che riguarda i beneficiari. Vedete anche qui al dativo, quindi è in dativo sia il teonimo sia il beneficiario, ma naturalmente si distinguono benissimo. Aimo, che è l'odergos, che è la congiunzione tipo Kai del greco. Quindi per
aimo e l'oderogos è una bellissima parola, è un dativo plurale qua, la parola per venetica per figlio. La parola venetica per figlio è l'oudero. L'oudero è l'esatto corrispondente del latino eleuteros, scusate, del greco, grazie, del greco eleuteros, che in greco vuol dire libero, però nel momento in cui diciamo libero ci ricordiamo del latino liberi, cioè i liberi, cioè i figli. Quindi questa è una dedica che la donna fa alla divinità in favore di aimo, un uomo, si spera il marito, meglio che non sia un altro, e dei figli. Notate che qua la donna ha un solo nome, non ha il gamonimico per forza, perché se c'è già il nome del marito non c'è bisogno di dire. E quindi attraverso questi meccanismi ricostruiamo anche un po' le strutture familiari presenti in questi testi. E un'altra iscrizione di una donna, che è questa Canta Macna, che donò a Reitia Vdan è una bellissima parola su cui non c'è da fare nessuna etimologia perché non si trova, perché Vdan letteralmente sono le due prime consonanti dell'alfabeto. Dan, ve la faccio brevissima, vuol dire praticamente sillabario, abecedario, sillabario. Quindi qualche cosa, come vedete, ribadisce questo legame con la scrittura. Questa è l'altra bella tavoletta, vedete com'è complicata la disposizione. Qui abbiamo l'iscrizione votiva e qui abbiamo esercizi, un alfabeto, esercizi ed esercizi. L'iscrizione è la solita iscrizione mego donasto, la divinità Opiorgos non è chiaro cosa voglia dire. Ecco, qui sarebbe bello, ma non credo ci sia tempo, capire a cosa servono questi esercizi. Questi servono per costruire le sillabe, prendendo le lettere, costruendo le sillabe come base per l'insegnamento della scrittura. Le sillabe sono, si individuano attraverso questi esercizi le sillabe basiche, le sillabe aperte tipo K, oppure le sillabe tipo Kra, Kla. Tutto quello che va fuori da questo schema nella scrittura deve essere indicato con i punti, e questa è la ragione della puntuazione sillabica. È un po' più complesso, però permettetemi di saltare. Un'iscrizione votiva dalla... Quanto ho ancora? Niente. Via iscrizioni votive, iscrizioni pubbliche, però queste sono iscrizioni confinarie, però almeno questa ve la voglio mostrare, perché noi pensavamo che avessimo limitato alla formularità delle iscrizioni che vi ho mostrato tutta la nostra conoscenza del Venetico. Invece da questo cartoccio che era stato abbandonato nei postigli del museo, l'occhio acuto di un restauratore ha trovato questa. Si tratta di una lamina completamente iscritta, purtroppo ritagliata rispetto all'originale. L'originale, qua abbiamo due tipi di ricostruzioni, come minimo era grande così, più probabilmente era grande così. Un'iscrizione che purtroppo ci dà grandi problemi perché è frammentaria, vedete, è tutta a buchi, non ha nomi propri, è un testo di lingua quindi completo, di cui si hanno questi frammenti. Che cosa sia il giorno in cui mi deciderò di fare un'edizione completa sarà bello, però l'ho pubblicata ormai tanti anni fa. Quello che pare di vedere sono
nomi che riguardano gli spazi. Oppidum è probabilmente uno spazio recintato, latino oppidum. Poi c'è plana, che probabilmente ha a che fare con la pianura. Forse ci sono nomi di animali, vedete cavalli, equibus, forse moltebus e loquilos. C'è una indicazione di data, decome diei, nel 10° giorno, quindi qualcosa da fare. Che cos'è interessante? Che questa iscrizione è stata trovata a Este, ma è in alfabeto di Padova, e qui abbiamo, fidatevi, è in alfabeto di Padova. È un'iscrizione grande, è un'iscrizione che senz'altro doveva avere natura pubblica. Cosa poteva essere? Allora, associando quello che si capisce del contenuto con il suo aspetto esteriore, io penso che si possa trattare di una forma di accordo, di trattato tra le città di Padova e di Este per la spartizione del territorio. Siamo sempre all'interno di quelle beghe di confine per cui i veneti erano famosi, di cui ci hanno lasciato molte testimonianze, quindi una regolamentazione, diciamo così, degli spazi che naturalmente dovevano essere adibiti a pascolo, ad agricoltura e così via. Al di là dell'interpretazione che, ripeto, ha ancora bisogno di tanto lavoro, un aspetto, ecco, a cui tengo, perché quello che si credeva fino appunto a qualche decennio fa fosse un orizzonte culturale, linguistico, scrittorio molto limitato, molto schematico, molto formulare, invece si è rivelato tutt'altro. Insomma, anche i nostri veneti, quando ne avevano bisogno o occasione, scrivevano ampiamente. Grazie, vi ringrazio, scusate. No, non l'ha battuta, anche perché abbiamo avuto una visione della lingua, abbiamo avuto 4 conversazioni completamente diverse, e in questo caso con una visione molto più linguistica che non, ma molto interessante. Le faccio una domanda che potrebbe essere stupida, ma perché non ho ancora capito la differenza. Però, perché una lingua a derivazione indoeuropea ma utilizza un alfabeto etrusco che non ha un'origine indoeuropea? Allora, intanto perché non c'è nessuna relazione tra la lingua e l'alfabeto da questo punto di vista. Noi possiamo utilizzare per trascrivere la nostra lingua qualsiasi alfabeto. Potremmo avere un problema per l'alfabeto, potremmo avere un alfabeto non ottimale, mettiamola così. Cosa vuol dire? L'alfabeto per definizione è completo, cioè quando scegliamo più che alfabeto un sistema di scrittura, ma restiamo pure all'alfabeto, cioè al sistema di scrittura alfabetico. L'alfabeto per sua natura è totalizzante, cioè deve poter notare tutta la lingua. Questo non vuol dire che sia necessariamente ottimale. Faccio un esempio, vi ho dato il caso dell'opposizione tra le sorde e le sonore t e d, k e g. Bene, noi vediamo che in diverse culture dell'Italia antica non c'è questa opposizione, nel senso non c'è l'opposizione grafica, ma la lingua ce l'aveva. Ma non per questo l'alfabeto è meno completo, è completo lo stesso. Magari non è ottimale. Allora, questa non ottimalità noi la vediamo nelle trasmissioni alfabetiche, perché la cosa parte a monte, e parte a monte da quando? Quando i greci prendono l'alfabeto dei fenici e devono, meglio i maestri fenici, perché sono i maestri che adattano, non gli allievi, ma non importa, devono fare un adattamento molto profondo, perché l'alfabeto, la scrittura fenicia, che poi proprio alfabeto probabilmente non era, potesse notare la lingua greca.
Perché? Perché l'alfabeto, quello che viene definito alfabeto fenicio, in realtà nota solo le consonanti. Quindi non ha segni per le vocali. Questo probabilmente, almeno così si dice, perché la struttura della lingua semitica è una struttura che consente l'integrazione da parte del lettore delle vocali in termini più facili. Scusate, se no vi devo trattenere un'altra mezz'ora, quindi non è il caso. Questo invece non vale per una lingua come il greco, in cui le vocali devono essere manifeste, anche perché buona parte delle alternanze grammaticali del greco si gioca proprio sul cambio delle vocali, sull'apofonia vocalica. Allora che cosa succede? L'alfabeto, la scrittura fenicia ha molti segni per le consonanti e niente segni per le vocali. Il greco ha esigenze dei segni per le vocali ma ha molto meno consonanti. Allora cosa succede? Si utilizzano i segni per consonanti fenicie per indicare delle vocali della lingua greca. La A, la Aleph, Alfa non è notazione di una vocale, è la notazione di una consonante. Lo faccio io? Lo fai tu? E sono consonanti tra l'altro tipiche delle serie semitiche che noi non abbiamo. Quindi già l'alfabeto greco di suo, come dire, vede questo profondo adattamento. Dopodiché la trasmissione degli alfabeti è un fatto di cultura, dipende dalla cultura con cui, dipende dalle possibilità di attingere un determinato alfabeto. Per le lingue dell'Italia antica, tutta l'Italia meridionale, per esempio, non prende dall'alfabeto dagli Etruschi. Perché? Ma perché aveva già l'alfabeto greco, c'erano le colonie della Magna Grecia e quindi le popolazioni italiche o sabelliche del Bruzio, attuale Calabria, le popolazioni italiche della Lucania, oppure le popolazioni non italiche della Messapi e così via, hanno già a disposizione gli alfabeti siculi, hanno già a disposizione gli alfabeti greci. Per gli altri invece la trasmissione viene portata dagli Etruschi, ma non c'è una correlazione diretta. Poi certamente ci possono essere, ripeto, alfabeti più o meno ottimali. Questo però non impedisce che si usano. Pensatevi che il miceneo per secoli è stato scritto in una scrittura manifestamente inadeguata per scrivere un greco. Il miceneo, che è un greco, viene scritto in una scrittura sillabica perché? Perché prende sostanzialmente il sillabario minoico, la lineare A, che andava bene per quella lingua ma non va bene per il greco miceneo. Eppure per secoli quello hanno usato. Un'altra domanda di curiosità, perché questo insomma l'avevo studiato. Perché le steli sono sempre, cioè le steli per le scritture hanno sempre una dedica femminile? Gli stili? Gli stili, guardi. Non si sa ancora adesso. Guardi, allora le posso dire che in merito, siccome io mi sono occupata di recente proprio delle iscrizioni di Regia, uno studioso tedesco, Heinz Werner Denner, che ha promosso la pubblicazione dell'intero complesso dei materiali del santuario, 14 volumi di materiali, adesso fra un paio di mesi pubblicherà proprio il volume sugli stili. Allora, lui si è occupato dell'oggetto in sé, io mi sono occupata dei testi, non abbiamo ancora una spiegazione per questa peculiarità femminile. Le donne nel santuario ci sono senz'altro, sono rappresentate nelle lamine, sono rappresentate negli ex voto.
È anche possibile che nella cultura veneta la donna avesse una posizione di, diciamo, buon rilievo, non voglio esagerare adesso con le tendenze, però certamente non come dire, limitata e sacrificata come nel mondo latino, ma probabilmente come nel mondo etrusco, con una sua autonomia. Ma perché solo le donne non lo sappiamo. Un unicum, Perché le lamine alfabetiche sono dedicate sia da uomini che da donne. Sono dedicati solo da uomini invece in questo santuario un'altra categoria, che sono dei pilastrini che supportano la statuetta. Ma perché? Perché quelle statuette erano statuette di cavallo, probabilmente cavallo e cavaliere, quindi doveva essere un uomo, ma gli stili sono solo di donne. Non abbiamo purtroppo confronti di tipo materiale, perché quella tipologia non trova confronti nel resto d'Italia, almeno non in questa misura, e ripeto, sono almeno 300 gli stili, tantissimi. Lascio le domande a voi. Sono già stroncati. Comincio io, forse passando davanti a qualcuno, ma non posso resistere, nel senso che ho apprezzato lo sforzo che Anna Marinetto ha fatto per darci un quadro generale. Io comincio con 3 domande, 2 molto secche e puntuali, per cui dare una risposta molto precisa e circoscritta, un pochino più, forse un po' più complicata. La prima è questa: 500 iscrizioni. Le faccio anche in relazione un po' alle altre conferenze che hanno toccato questo. 500 iscrizioni circa del mondo venetico, mondo etrusco oltre 10.000. Vuol dire che i veneti usano meno la scrittura o vuol dire che c'è una casualità delle scoperte che porta a questa cifra? Questa è la prima domanda, perché c'è una sproporzione che in qualche modo va spiegata. Seconda domanda, anche questa è molto puntuale: ogni sito ha la sua divinità e quindi la divinità è identitaria di un luogo, quindi non esiste un pantheon venetico. La seconda puntuale. La terza, più sostanziale, riguarda il sistema onomastico, sempre perché ne abbiamo parlato nelle altre conferenze. Cioè, tu hai detto molto rapidamente, in modo molto efficace, il sistema onomastico è fatto da 2 elementi, un nome individuale e un derivato, e un altro elemento che per gli uomini per le donne è un modo, per gli uomini è un altro, e questo secondo elemento ha un valore aggettivale, anche se il suffisso fa andare nella direzione dell'appartenenza, e se ha un valore aggettivale vuol dire che il nome si trasmette di padre in figlio. È un gentilizio o è un aggettivo? Questa è una domanda che è sostanziale, perché va anche a toccare la struttura politica della società. È un discorso che abbiamo fatto anche con il Piceno, quindi ti faccio la domanda perché magari molti degli editori sono interessati a fare questa Sì, va bene. Allora rapidamente, la quantità delle scoperte. Le iscrizioni, se vogliamo essere precisi, sono 530, 540, più credo 190 circa fruscoli, ma adesso, intanto posso dirti, partiamo quasi 2 secoli dopo, quindi piano. Allora, con gli Etruschi partiamo che cosa? 700 è sempre quella l'iscrizione più antica datata. Partiamo al 700, per i Veneti, se va bene, partiamo al 500, al 550, ma se va bene, se va proprio bene. Dopodiché mettiamoci anche, e su questo non ho dubbi, come dire, un livello culturale che, per carità, lo hanno i miei veneti, però non è confrontabile con il livello culturale etrusco. Le dimensioni delle città bisogna un po' calcolare, l'estensione, perché
perché insomma, ecco, cioè, ci sono complessi in Etruria, complessi di necropoli che sono come dire, da migliaia di tombe, ecco, niente di tutto questo c'è nel Veneto, quindi le dimensioni sono complessivamente, direi, proporzionate, poi probabilmente può anche esserci una minor tradizione, però non vedo questa grande differenza. Se noi facciamo il confronto con altre aree, l'area celtica è decisamente assolutamente più ridotta. 2. Domanda sulle divinità. Allora, la divinità, non solo, la divinità, quello che noi abbiamo visto dai casi che abbiamo è che non c'è una divinità che si ripete in più santuari, una divinità si è presente in un solo santuario. C'è un pantheon? Non lo sappiamo. Possiamo parlare di un'unità religiosa? Secondo me c'è un elemento sì, per cui si può parlare anzi c'è più di un elemento. Un elemento, io spero di aver ragione su questo e ci terrei, è quella che quella della presenza di una divinità che è la divinità poliade di un luogo, cioè la divinità della città, e questa divinità porta praticamente lo stesso nome del luogo. Vi ho passato rapidamente una iscrizione eccola qua, questa è un'iscrizione da Altino. Allora, Altinum è il nome romano della città, che evidentemente replica un nome locale. Come si chiama la divinità di Altino? Si chiama Altino. Sulla divinità, su questa divinità Trumusiate vi risparmio il lungo percorso etimologico che ho provato a fare, ma anche qua ho proposto che si trattasse di un derivato del nome del luogo. Queste divinità, ce ne sono altre, anche il caso di Reitia secondo me si può collegare, perché una delle etimologie di Reitia è legata alla radice dello scorrere, rei, il reito, cioè il fiume, latino reivo. Reito è il fiume e Este è la città del fiume. Ateste non è altro che la città dell'Atesis, dell'Adige. Allora secondo me Reitia come idea della città del fiume può essere la divinità principale. La divinità principale di un centro quindi porta il suo nome. A queste divinità è attribuito un attributo comune. Vedete questo Sainatim, è un attributo che viene dato ad Altino, a Reitia a est, a Trumusiate nel nord, ed è lo stesso aggettivo. Lo stesso aggettivo cosa vuol dire? Vuol dire che deve esserci la coscienza e la conoscenza di un'attribuzione comune alle divinità. Allora, il principio poliadico, chiamiamolo così, che è comune ai Veneti in diverse zone, il principio dell'attribuzione di questa poliadicità, secondo me, danno un filo che lega un'ideologia religiosa. Dopodiché, a est, Reitia e Sainate, ma non le altre divinità. Spero di essere stata sinteticamente così. Terzo aspetto, no, hai fatto bene a dirlo, perché sulla formula onomastica sono stata molto cursoria. La formula onomastica è un altro degli aspetti culturali che i Veneti prendono dagli Etruschi.
la formula onomastica binomia. Però la formula onomastica binomia etrusca ha il gentilizio, cioè si riferisce al nome della famiglia. La formula onomastica venetica no. La formula onomastica venetica non ha il nome della famiglia. Perché? Perché nel Veneto non c'è una struttura gentilizia, non c'è una trasmissione familiare. La continuità del nome è data dalla continuità del patronimico. Uno porta il prenome individuale del padre, quindi siamo a Numa, figlio di Pompilo. Ma non c'è una famiglia, ci sono solo un paio di casi in cui si vede una rete familiare, però una è un po' particolare anche perché ha a che fare con Celti immigrati, e un'altra è ormai di fase di romanizzazione, in cui secondo me c'è l'imitazione del gentilizio romano. Per il resto noi non abbiamo altro che un aggettivo derivato dal nome del padre. Qualche volta l'abbiamo anche per le donne, abbiamo anche casi di probabile patronimico per le donne che naturalmente non ci meraviglia, ma non essendoci una struttura gentilizia, il gentilizio non può esserci, quindi non c'è la famiglia dei come dei Tecna come in Etruria. La famiglia c'è, per carità, i nuclei familiari si vedono benissimo, intendiamoci, dalle sepolture, dall'organizzazione delle necropoli, dai circoli tombali e così via, quindi senz'altro c'è. Tra l'altro le iscrizioni poi come dire, manifestano anche in qualche caso appunto questi legami di parentela, però non c'è un gentilizio, non c'è una struttura gentilizia da quello che si riesce a vedere. Grazie. Ci sono altre domande? No, perché è stata... Il signore... Grazie. Io volevo fare una domanda, due domande in realtà. Dal detto che sono abbastanza ignorante in questa materia, molto interessato ma ignorante, mi occupo di tutt'altro, insegno diritto internazionale, e volevo chiedere, prima cosa, esiste un overlapping, una sovrapposizione, visto che i veneti vivevano in una regione molto a stretto contatto con i retici, esiste una sovrapposizione tra l'altro popoli che parlavano altre lingue. I veneti possono aver preso l'alfabeto dai etrusco, dai retici. Seconda cosa, mi ha molto interessato quella stele che ha mostrato che lei ipotizzava potesse essere un trattato. Occupandomi proprio di questo, trovato la persona un po' di cose giusta. un po' più recenti, ma ho trovato molto interessante la struttura quindi della società, comunque le organizzazioni politiche. È un'organizzazione politica che riguarda città individuali come se fossero le polis greche, insomma, con la proporzione. Pertanto non esiste una nazione, esiste questo mi interessava sapere. Grazie. Domanda molto bella. Allora, per la prima domanda, la trasmissione dell'alfabeto dai reti, direi no, perché non ce n'è bisogno, perché allora abbiamo già in inizio sesto alcuni indizi di presenza di alfabeto nel Veneto, che però è una presenza diciamo ancora legata agli Etruschi. Il Veneto, soprattutto nella parte occidentale, è a immediato contatto nell'area diciamo così del Basso Veronese, l'area tra Verona e Mantova, nel VI
VII-VI secolo è immediatamente a contatto con la realtà etrusca padana, quindi la via di trasmissione è senz'altro questa, anche per un'altra ragione, che la varietà che arriva ai retti è una varietà grafica diversa da quella che arriva ai veneti, diversa, sempre una varietà etrusca, però una varietà etrusca con alcune particolarità che fa vedere che certamente non è lo stesso tipo di alfabeto. Poi che ci siano stati contatti con i reti, senz'altro, cioè la zona della cultura, diciamo così, quella definita di Maghreb, quindi dell'alto vicentino, dell'alto veronese, è abbastanza, ci sono forme di contatto di natura materiale, c'è qualche scambio onomastico tra veneti e reti, però quell'aspetto alfabetico no. Dopo i veneti, naturalmente, non vi ho parlato dei celti, cioè abbiamo presenza molto ben assodata di celtismo nel Veneto, una presenza sia di persone singole che si muovono, di mobilità, di gruppi. Pensate che una buona parte del nord nel Veneto è area di insediamento celtico, cioè là vivevano celti, vivevano mica i veneti, che poi potessero anche esserci, usare l'alfabeto, usare la lingua, che può essere anche un uso, come dire, colto della lingua, ma insomma i nomi sono celtici, il Cadore ha un nome celtico, il Cadore è un Catubrium, quindi là dubbi non ce ne sono. Ecco, con gli etruschi qualche contatto, ma come sempre mi fa notare Sassatelli, i veneti evidentemente non amavano molto, perché dal Veneto non c'è neanche un'iscrizione etrusca. Ci spiace. Ti faccio una domanda però, se me lo no, credevo che mi dicessi poi ti faccio vedere, perché già me ne hai fatta vedere una venetica da Bologna. La seconda cosa, molto bella la sua domanda, cosa conosciamo dell'organizzazione statale dei Veneti? Anche qua le iscrizioni ci dicono una cosa, e ce lo dicono le iscrizioni. Esiste nel Veneto un termine istituzionale per definire la comunità, che è un termine di tradizione indoeuropea occidentale, che è la teuta. La teuta, che ha una tradizione indoeuropea, ripeto, nell'Occidente, che è comunque celtica è germanica, è dell'Italia centrale, perché voi avrete visto col Piceno, la tuta, la touta. Nel Veneto c'è la teuta, ce l'abbiamo in iscrizioni dal nord, dal l'Agole di Calazzo, ce l'abbiamo in una, ecco qua, ce l'abbiamo in iscrizioni da Padova, queste sono iscrizioni confinarie, in cui vedete questa forma teuters, che forse è un verbo, qualcuno dice che è un aggettivo, ma nessuno discute sul contenuto, che vuol dire pubblico. La teuta corrisponde alla civitas, al corpo sociale. Allora, quello che noi sappiamo è questo: il corpo sociale, la teuta touta nel mondo italico, fa riferimento a singole comunità autonome ma legate. Per il centro Italia conosciamo più i modi di federazione, conosciamo ad esempio la presenza di santuari federali e così via, ma con in sostanza un'autonomia. Quindi io penso per il Veneto ad un'organizzazione, diciamo così, in città con il loro territorio, naturalmente, città che manifestamente tra di loro ogni tanto hanno. Noi abbiamo notizie di arbitrati romani per questioni di confine. I padovani con gli atestini con i vicentini, cioè tra di loro litigano per i confini, il che fa presupporre naturalmente che ogni comunità avesse un'autonomia che comunque territoriale che bisognava difendere.
È anche per questo che io penso che appunto questa iscrizione, poi ci sono altre ragioni per cui lo penso, possa essere un punto, un momento di chiarimento di una situazione, come dire, magari conflittuale, comunque di organizzazione del territorio. Tra l'altro io sono convinta che il coltello alla parte del manico ce l'avesse Padova, perché l'iscrizione è in alfabeto di Padova, quindi anche questo vorrà dire qualcosa. Grazie per la domanda. Lei prendetino a questo punto. Posso farla? Sì, questa curiosità. Faccio una domanda tu pensa che io sia un cittadino che vuol sapere, non un professore universitario, una domanda che ti farei, che forse qualche volta ti ho fatto, ma non ho mai avuto una risposta, che riguarda proprio gli stranieri. Sì. Allora, la faccio anche perché ne abbiamo parlato nelle altre conversazioni, cioè la lingua è anche un modo per individuare gli stranieri che si spostano. Allora noi abbiamo degli Etruschi che vanno tra i Liguri e tra i Celti e scrivono nella loro lingua. Abbiamo dei Veneti che vengono tra gli Etruschi e scrivono nella loro lingua, come tu sai bene anche per essertene occupata da poco. Ci sono sicuramente degli stranieri che vengono da voi, dico da voi Veneti, ma non parlano la loro lingua. È ancora giusta questa cosa o c'è qualche documento epigrafico in altre lingue che fa capire che anche tra i Veneti potevano gli stranieri usare la loro lingua, oppure è ancora vera la cosa che gli stranieri che vengono tra di voi devono venetizzare il loro nome e non, che lascia traccia della loro origine, però lo devono venetizzare? È ancora giusto oppure? Temo che sia ancora giusto. Allora, c'è forse una traccia di tentativo di lingua celtica in una iscrizione da Oderzo, in un'iscrizione di V secolo, in cui probabilmente la venetizzazione non è riuscita del tutto. Ecco, c'è un derivato e va bene che è veneto, però c'è un genitivo in osio che probabilmente veneto non è ed è celtico. Però si tratta di un unico caso, poi sai siamo a Oderzo, quindi in un'area in cui un celtismo può anche arrivare. Per il resto abbiamo etruschi che vengono in Veneto, venetizzano il loro nome, abbiamo celti tanti che vengono in Veneto, mantengono la base e venetizzano il nome. Però Beppe, io so dove vuoi arrivare a parare tu, ma questo lo possiamo vedere da due punti di vista, cioè intendiamoci, che cos'è? Non lo so se poi l'ho scritto addirittura o mi sono autocensurata nell'ultimo contributo. Lo diciamo, è un contributo in cui ci siamo confrontati. Sì. Che cos'è? A questo punto, allora, intendiamoci, cerchiamo di non sovrapporre categorie nostre alle categorie antiche. Quando parliamo di integrazione, quando parliamo di stranieri, quando parliamo, eccetera. In Veneto c'è intanto tutta una tradizione, mi spiace, avevo ancora alcune slide con una storia che vi volevo raccontare dei Veneti che aveva proprio a che fare con questo, con l'integrazione degli stranieri. In Veneto c'è una tradizione di garanzia, di istituto della garanzia per lo straniero, che non è solo veneta, ma in Veneto ha delle, adesso ripeto, se non vi date un quarto d'ora e non vi trattengo, non posso raccontarvela. Però c'è anche una bella storia e c'è una fonte su questo che può essere, cioè ci sono fonti epigrafiche. Allora, c'è intanto una tradizione sulla integrazione dello straniero in qualche misura, di cui continuiamo a vedere dei segnali sia nelle iscrizioni sia in aspetti di cultura materiale, perché c'è anche una simbologia dello straniero che ormai sta diventando abbastanza evidente. Ripeto, cioè non vi trattengo, se no facciamo tardi.
Però se anche vogliamo sovrapporre categorie, e credo sia indebito, come integrazione alla mobilità, allora intendiamoci, è più integrato quello che continua a scrivere nella propria lingua e continua a avere il proprio nome, o è più integrato quello che acquisisce il nome locale? Perché l'acquisire il nome locale, come sappiamo nell'antichità, non è assolutamente ovvio. Cioè non è che uno arriva e si prende il nome locale, proprio niente. Cioè hai la formula istituzionale nel momento in cui sei integrato, quindi sei riconosciuto facente parte del corpo. Fino a un certo punto puoi essere pieno di soldi, però straniero sei e straniero resti. Allora, questa frequente integrazione nel Veneto, secondo me può essere letta anche in positivo, cioè proprio come accoglimento nel corpo civico. Nessuno chiede che tu cambi il tuo nome se sei un celta e ti chiami Boios. Non ti chiedo di chiamarti Fremaisto, come si chiamano i veneti bennati, chiamati pure Boios, però la struttura onomastica a questo punto accogli quella veneta, che vuol dire che sei integrato. Cioè il fatto di poter scrivere nella propria lingua potrebbe essere preso sì come un privilegio, se vuoi, ma anche come un modo per tenere separato l'individuo dal corpo civico. Assolutamente. Mi sono difesa. Grazie a tutti e vi ricordo il prossimo appuntamento in cui parleremo dell'evoluzione della lingua, e oltre al professor Mario Avis avremo anche Felice Accame che dialogherà con lui, e parleremo dei nuovi linguaggi e proprio dell'evoluzione della lingua per arrivare ai nostri giorni e oltre. Grazie.